C'era una volta un asino che cadde in un pozzo. Povero asino, per fortuna cadde senza ferirsi, si salvò, ma non poté uscire dal pozzo perché troppo buio e profondo. Nessuno l'aiutò ad uscire, sentiva il mondo fermarsi. Dapprima si agitò, era triste, poi tranquillo, accettò la morte. Non sapeva uscire dal buio del pozzo, ma sentì che Dio era al suo fianco accarezzandolo. All'improvviso arrivò il padrone. Egoisticamente pensò che era inutile spendersi per salvarlo, perché ormai l'asino era vecchio. Così decise di lasciarlo morire, prese una pala e cominciò a buttar terra sull'asino. L'animale, scuotendo la schiena, fece cadere la terra fino ai piedi, così da riempire il pozzo a poco. Dio ora sorride. Man mano che il pozzo si riempì, l'asino salì sempre più in alto e in poco tempo raggiunse l'imbocco del pozzo ed uscì fuori felice. Dio ha dominato la mente del padrone e ha lasciato nascere in lui pensieri splendidi. Il padrone decide la morte dell'asino, ma Dio decide la vita dell'asino. Quello che sembra non è così. Il bene si nasconde nel male, la verità è spesso nascosta, ma chi apre la porta vede la luce. Capito storia? Povero asinello. Povero Asinello. No, Riuscita. come dice, una buona Asinello, un bravo, un intelligente. Saggio. Quindi nella vita è così, noi tutti siamo come un asino. Per noi la natura dell'universo sembra dando tanta possibilità, tanto aiuto, diciamo, sembra dai l'opportunità, poi agire, vivere in modo andare verso alto, elevato. Quindi. Ma quando vengono questi accadimenti, la situazione, noi abbiamo interpretare, prendere questa in modo positivo e negativo. Anche questa asino puoi prendere negativa, oddio cadendo la terra sul mio schiena, io adesso affonderò sulla terra, così si può sdraiare e rimane là e la terra riempie dopo muore. Ma invece l'asino pensava positivamente. Ah, che bello, venendo io piano piano puoi salire, quindi è anche mossa, sembra ogni volta terra riempie, e così è salvato. Quindi positivamente è il fatto. È necessario anche agire, sempre deve agire. Se sentiamo la vittima, tutto il problema solo per me, e così la vittima devo morire. Invece ogni situazione, ogni accadimento sempre è buono, deve imparare sempre a pensare positivamente e deve trovare, e così i nostri antenati saggiamente detto, vedete bene nel male, e il male attorno sempre c'è, perché è necessario cosa male, cosa difficoltà. Poi noi sembra salire, andare verso alto. Se tutto molto comodo, tutto bene, vedrai velocemente tornerai, dopo solo succedi come tipo succede io, così. È necessaria la difficoltà e il problema, ma come gestire questa difficoltà? Devi imparare a gestire senza stress,
senza tensione, senza agitazione, senza pesantezza. Ecco, qua serve a noi la conoscenza. L'opportunità sempre c'è, l'opportunità sempre vengono in modo difficoltà, e quindi noi solo e semplicemente ricordando il nostro scopo finale, agiamo al momento ogni giorno, sempre andiamo. Noi se prendiamo negativamente, interrompe, anche se due amici sempre cominciano a parlare la sola negatività, velocemente la loro amicizia interrompe. Invece uno comincia sempre a parlare positivamente, che sempre rimane, sempre, non termina mai con della positività. Quindi puoi imparare nella vita sempre a parlare buono e positivo. Pensiamo buono, sentiamo buono, agiamo buono. Grazie. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Visavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Siamo insieme, camminiamo insieme verso la verità. Om Shanti Shanti Shanti. Budevi Budevam Bhojanam Prasada. Grazie. Grazie. Perché abbiamo sardonati, gratitudine. Grazie, una splendida giornata. Grazie.